Prova a parlare sempre. Zero tasse sui bitcoin, Perfetto. per sempre. Buongiorno ragazzi, oggi sono qui con Cristian Miccoli, fondatore di Conio, e lui, dato che è un esperto, a lui voglio chiedere come funziona la tassazione sui bitcoin e voglio chiedergli soprattutto: si pagano tasse sui bitcoin o possiamo non pagarle o dobbiamo non pagarle? Insomma, come funziona questa panoramica? Allora, di base oggi il bitcoin non dovrebbe essere tassato, però fatemi fare prima un disclaimer che è importante. Allora, qui stiamo parlando di argomenti complicati e in generale prima di fare qualsiasi cosa vi consiglio comunque di parlare con un fiscalista e non affidatevi soltanto a quello che diciamo in questo video, no? Questo è un commento generale e vi sto dicendo cose di cui sono convinto, però come vi dico non sono un fiscalista e quindi quel passaggio lì certamente. Ma poi se puoi raccontarmi la storia del perché non dovrebbero essere tassate, che è molto interessante, me l'hai raccontata prima, che è anche stranissima per l'Agenzia delle Entrate. Ma allora, noi abbiamo fatto nel 2016, quando appena avevamo fondato la società, un interpello all'Agenzia delle Entrate su temi vari. Allora, l'interpello, sapete come funziona, no? L'interpello praticamente si fa quando c'è un dubbio di interpretazione su alcuni temi di tipo fiscale. Quindi un'azienda o una persona può chiedere all'Agenzia delle Entrate: in questa situazione io farei questo, è una cosa che va bene o va male, diciamo sostanzialmente. E quindi noi abbiamo esposto le nostre tesi, tra cui il fatto che il Bitcoin è una valuta estera, assimilabile alla valuta estera, quindi contanti praticamente, e che le operazioni a pronti dal nostro punto di vista non sarebbero tassate, perché non sono operazioni di tipo speculativo e così via. Allora, l'Agenzia delle Entrate ci ha risposto su vari temi e anche sul tema della tassazione, quindi ha detto sostanzialmente che i privati che comprano e rivendono Bitcoin in maniera non professionale non sono tassati perché l'attività è assimilabile alle valute gestite a pronti e che quindi non c'è capital gain. Questo nel 2016? Sì, poi in realtà l'Agenzia delle Entrate si è spinta oltre, no? Perché allora l'interpello ha una valenza limitata soltanto tra chi fa e richiede l'interpello e l'Agenzia delle Entrate e basta. In questo caso però l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che questo tema qui fosse un tema di importanza più ampia, no? Quindi non interessante soltanto per Conio ma per tutti gli italiani. Certo. E quindi ha preso la risposta all'interpello e l'ha pubblicata sui giornali e quindi l'ha trasformata in una risoluzione ufficiale pubblica che tutti possono andare a vedere. Certo. Poi il Bitcoin è diventato famosissimo e ci sono un po' mangiati le mani da quel che mi hai detto. Sì, penso di sì, perché in effetti poi il Bitcoin che nel 2016 valeva poche centinaia di euro, a un certo punto è andato quasi a $20.000 nel 2017. Certo. No? Quindi cosa è successo? Che c'è stata un'altra persona che poi risiede in Svizzera che su un tema un po' specifico, un po' diverso, ha fatto un altro interpello. Sì. Lui voleva vendere dei bitcoin che aveva comprato con l'oro, comunque una situazione un po' particolare. Dopodiché l'Agenzia delle Entrate in questo caso cosa ha detto? Ha detto a questa persona che oltre 50.000 euro avrebbe dovuto pagare la tassazione sul capital gain del 26%. Questo interpello, che riguarda quel caso specifico di questa persona residente in Svizzera, non è mai stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, ma è stato curiosamente pubblicato dalla persona che l'ha ricevuto. E quindi, secondo norma di legge, come mi hai detto prima, non vale per il pubblico dato che non è stato pubblicato pubblicamente? No, no, assolutamente. Quella lì è una cosa che vale soltanto nei confronti di quella persona in quel caso specifico, perché non è mai stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e quindi non è una risoluzione. E quindi, quindi la situazione alla fine com'è? Che ufficialmente nella risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha detto che Bitcoin non è tassato. Nel 2016? Nel 2016. Dopodiché però abbiamo l'impressione che potrebbe avere cambiato idea, no? Certo. In realtà non lo si sa con precisione, quindi non si sa quale sarebbe l'orientamento vero. Siamo in Italia.
Sì, sì, sì. Va bene. Beh, sì, è una situazione un pochettino paradossale per certi versi. Allora, quello che secondo me è chiaro è che sotto un ammontare di 50.000 euro complessivo in valute estere e cripto, la plusvalenza non dovrebbe essere certamente tassata. Ok. Sopra i 50.000 probabilmente l'Agenzia delle Entrate vorrebbe tassarla, dopodiché però bisogna regolarsi caso per caso evidentemente. Ok, quindi alla fine il consiglio è se giri con cifre inferiori ai 50.000 euro puoi andare tranquillo. Sì. Se invece superi i 50.000 euro, ad ora non si sa ancora con certezza cosa voglia fare l'Agenzia delle Entrate, quindi il consiglio è magari su quelle cifre superiori ti tieni da parte il 26% e nel caso ci sia un accertamento e ti richiedano qualcosa, sai che con probabilità sopra quella cifra dovrai andarci a pagare le tasse sul capital gain. Forse, diciamo, no? Poi in queste vicende qui comunque consiglio, diciamo, se ci sono capital gain molto Certo. significativi, è comunque di farsi assistere da un commercialista, Ovvio. no? Questo sicuramente. La mia sensazione è che c'è comunque la possibilità di vincere anche qualche ricorso, no? Perché la risoluzione è abbastanza chiara e non Non ha pone interpretazioni, condizioni esatto. e così via. Quindi. Allora, noi abbiamo presente il problema e sappiamo quindi che prima o poi l'Agenzia delle Entrate probabilmente si sveglierà e dirà che i bitcoin sopra un certo importo sono tassati, no? Allora, noi in realtà ci siamo già preparati e quindi i clienti di Conio cosa hanno? Avranno comunque una documentazione valida e sicuramente utilizzabile che possono usare per dimostrare all'Agenzia delle Entrate e alla banca che loro hanno comprato Bitcoin a un certo prezzo in una certa data. Perché è importante questo? Perché immaginiamo il momento in cui il Bitcoin varrà 1.000.000 di euro. Oggi io Bitcoin lo compro con pochi euro, no? Quindi quell'operazione di vendita sarà un'operazione di vendita molto significativa e se io sono una persona normale, diciamo che ho uno stipendio normale, potrebbe essere una operazione che qualcuno considera anche sospetta, Certo. no? Perché questo dice, da dove si è vengono procurato fuori? 1.000.000 di euro, no? Sì. Allora, in quella situazione, per dimostrare all'Agenzia delle Entrate che quella lì non è evasione fiscale, che quindi non sono un mega evasore che ha avuto dei redditi pazzeschi, devo potergli dimostrare che in realtà avevo comprato dei bitcoin a 6.000 euro e li sto rivendendo a 1.000.000. Per farlo, Conio cosa fa? Conio dà una ricevuta numerata al cliente. Questa ricevuta viene mandata via mail ed è simile a quella che uno riceve anche dagli exchange esteri. Ok. C'è però una differenza, che la nostra ricevuta è una ricevuta numerata e quindi io cliente posso dire all'Agenzia delle Entrate: guarda, ho la ricevuta numero 5627 di Conio, che ti dice che nel lontano 2019, quando i bitcoin valevano ancora meno di 10.000 euro, Certo. io avevo comprato per 6.800, 6.900, quello che era, no? L'Agenzia delle Entrate questo documento lo può controllare, perché può dire: Conio, dimmi un po' se è vero che nel 2016 hai emesso una ricevuta Certo. con quel valore lì. Poi gli diciamo sì, è vero, e quindi l'Agenzia delle Entrate quel dato lo prende per buono, no? Immaginate invece quando se avete preso i bitcoin da un exchange estero. Anche lì avrete una mail, ma l'Agenzia delle Entrate non può andare dall'exchange a controllare questa cosa, no? Quindi voi tra 2, 3, 4 anni, quando il bitcoin varrà 1.000.000 di euro, cosa dovrete dire? Cara Agenzia delle Entrate, vieni a vedere il mio account, no? Entro io sull'account dell'exchange e ti faccio vedere com'è la situazione, no? A parte che è una cosa un pochettino strana da fare, no? Però poi bisogna vedere se uno ha ancora il conto su quell'exchange in quel momento, no? Non è mica detto, bisogna vedere se esiste l'exchange, se c'è il conto e così via, no? Quindi da quel punto di vista lì uno è molto più tranquillo con la ricevuta nostra, per cui sa che potrà sempre vendere tranquillamente i suoi bitcoin e godersi gli utili e spenderseli nella cosa normale, no? L'altra cosa che facciamo, diamo uno strumento che è il resoconto fiscale, tra virgolette, in cui il cliente vede tutte le operazioni che ha fatto, e anche questo qui, nel momento in cui verrà tassato il bitcoin, quindi quando l'Agenzia delle Entrate deciderà di emettere una normativa,
questo ti pone in condizione di stare tranquillo perché il commercialista ha tutti Certo. i dati che gli servono. E nel frattempo noi stiamo aspettando da ormai 3 anni che l'Agenzia delle Entrate dica qualcosa in poche parole. Ma devo dire, io per certi versi non mi siamo dispero più- se sì, non sì, dice sì, niente, no? Perché certo. fino a quando non dice niente non è tassato sostanzialmente, quindi mi sembra in questo momento una situazione buona, ma soprattutto è buona per chi si sta avvicinando al settore, no? Certo. Cioè se io compro 1.000, 2.000 euro di Bitcoin e così via, sono abbastanza tranquillo. Certo, ho capito. Grazie mille di tutto e grazie mille della tua esperienza. Grazie, ciao Riccardo. Ciao! Ragazzi, se volete approfondire i servizi di Conio, qui sotto in descrizione vi lascio un link tramite il quale potete scaricare la loro applicazione che vi permette di acquistare magari i vostri primi Bitcoin. Ovviamente prima di fare ogni singola cosa andatevi ad informare di quel che state facendo, magari anche usufruendo di alcuni altri miei video che parlano del Bitcoin, che comunque vi lascio sempre qui sotto in descrizione. Poi se avete ulteriori domande che riguardano le criptovalute, lasciatemele tutte qui sotto nei commenti perché potrei approfittare ulteriormente di Christian, che è sempre stato gentilissimo e ringrazio ancora. Detto questo, se non volete perdervi nessun altro video iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!